Questa insalatona è davvero tanta roba. Ci sono parecchi ingredienti, ma sono tutti ingredienti molto semplici che abbiamo tutti a casa. Questa insalatona ha due caratteristiche principali, oltre ad essere molto buona. Uno, ha pochissimi carboidrati, due, è tutta sbilanciata verso le proteine ed è anche molto buona e soprattutto croccante. E qui c'è qualcuno che già sbaffava di nascosto. Cominciamo con il pollo, sbattiamo un uovo, poi andiamo nel dimenticatoio, nel reparto persi e trovati della cucina, e là dietro nei sacchettini, quelli in mezzo smunti, guardate che non siano scaduti, mi raccomando, tirate fuori quello che c'è di croccanti. Io ho tirato fuori i grissini, i crackers, ma vanno bene anche le fette biscottate, i cornflakes, quello che avete. E li schiacciate con le mani, col batticarne, col martello, quello che c'è. Poi ci aggiungete qualche semino, semi di zucca, semi di girasole, sesamo, semi di lino. Io ho fatto semi di lino e zucca, li ho mischiati col pane e li ho tenuti lì in una teglia bella comoda. Poi ho preso del petto di pollo, bello magro, e l'ho tagliato a fette abbastanza spesse, almeno 1 centimetro circa. Naturalmente se lo volete fare più sottile, fatelo più sottile, ma poi verrà troppo croccante, perché all'interno deve essere morbido. Mettiamo il nostro pollo nell'uovo e gli diamo una mischiata. Se non volete fare il pollo, vale la regola del metteteci quello che volete, ormai famosa questa regola, quindi potete usare il pesce, potete usare le zucchine, potete usare le melanzane. Paniamo il nostro pollo con il composto croccante che abbiamo preparato. Questo composto si attaccherà subito al pollo e dopo, quando cuocerà, diventerà molto croccante e tostato. I semi daranno un sapore unico, però non andiamo a friggerli, li cuciniamo nel forno. Perciò li mettiamo in una teglia distesi, se volete ci mettete la carta a forno e li mettiamo in forno, grill, mi raccomando, grill, altrimenti si secca. Grill per 5 minuti e tenetelo d'occhio, perché si sa mai che il grill non si scherza. Poi prendiamo un'insalata, quella che preferite. Io ho preso la mia dell'orto, l'ho spezzata con le mani e lattuga rossa. Potete metterci anche altri tipi di insalata, anche i germogli di soia, anche la rucola, anche delle carote, le zucchine grattugiate, quello che volete. Poi aggiungo mais, che dà il dolce, e dei fagioli, che danno corposità all'insalata. Poi della mela, questo è facoltativo naturalmente, come tutto il resto. Se volete potete usare anche la mela verde, le Granny Smith, che è un po' più aspra. Va benissimo anche l'ananas, se volete, comunque tagliatela sottile e disponetela sopra nell'insalata. Guardate questa bacinella, ci ho messo dentro mezzo centimetro di acqua e ci butto dentro 2 uova sode. Questo è un piccolo trucchetto che sicuramente conoscerete, ma voi sbattete e per circa 20 secondi, e non troppo forte, sennò rompete le uova. E questo serve per sbucciarle senza romperle, in maniera che la buccia si stacchi perfettamente e subito all'uovo. Infatti si sbucciano, come potete vedere, in pochissimi secondi. Noci, signori, alimento stupendo, ricco di vitamine, minerali, omega 3, è un alimento fantastico. Va bene anche i pinoli, va bene anche le mandorle. Metteteci quello che volete, ma metteteci della frutta secca. Ci mettiamo finalmente le nostre uova sode che si sono tagliate perfettamente. Queste non erano cotte il giorno prima, le cotte al momento. E 2 belle foglie di basilico. Guardate che bello il mio basilico, ragazzi. Mamma, sono commosso davanti a quel basilico. Ora facciamo la salsa. Anche la salsa a base proteica vegetale con poco olio. Quindi prendo un avocado, è un avocado abbastanza appena acerbo, ma noi non ci interessa perché tanto lo maciniamo, quindi lo tiriamo fuori con il cucchiaio, ne basterà mezzo. Ci spremo mezzo limone o mezzo lime, se volete ci potete mettere anche l'aceto oppure un pochino di senape dolce e un po' di olio extravergine, ma un cucchiaio, non di più. Un bel pizzico di sale, un po' di pepe grattugiato fresco e un po' di peperoncino, se volete metterlo, se no non lo mettete. Poi, siccome ho messo poco olio, ci metto un goccino di acqua che servirà per dare la giusta densità alla nostra salsa e poi dopo lo frulliamo. Al posto dell'acqua potete mettere dentro un pomodoro bello maturo, però tenete conto che la salsa poi verrà di color marrone e leggermente più asprognola. E guardate che salsina, la metto sopra la mia insalatona e a parte che me la mangerei tutta così com'è col pane. È pronto anche il mio pollo, crispy chicken, è croccantissimo.
Naturalmente prima di tagliarlo controllate la cottura, che sia cotto all'interno, non deve essere troppo cotto, deve essere giusto, vedete questo è giusto, è bianco, vuol dire che è cotto perfettamente. Lo taglio a listoni, a pezzettoni, io lo faccio a listoni. Così quando vado in modalità forchetta caccio in bocca a pezzi esagerati. Vi aspetto qui sotto in descrizione dove trovate la ricetta scritta e bene prestesa, tutta per voi. Ciao a tutti.